Se trovassimo un pianeta identico alla Terra, potremmo viverci? Immagina un mondo lontano, gemello del nostro in ogni aspetto fondamentale. Oceani azzurri scintillano sotto un cielo familiare, continenti verdi si estendono all'orizzonte e le nuvole disegnano ombre morbide sulle montagne. Negli ultimi decenni gli scienziati hanno scoperto migliaia di pianeti fuori dal sistema solare e tra questi alcuni sembrano promettenti, forse addirittura abitabili. Ma se uno di essi fosse davvero una seconda Terra, la vita laggiù si svilupperebbe come la conosciamo o in modi completamente diversi? Per capire se potremmo vivere su un pianeta simile alla Terra, dobbiamo esplorare le condizioni essenziali per la vita. L'atmosfera sarebbe il primo elemento cruciale. Ci servirebbe un cielo ricco di ossigeno da respirare, mescolato a un equilibrato mare di azoto, proprio come il nostro. Senza un'atmosfera adatta, il nostro primo respiro su quel pianeta sarebbe anche l'ultimo. Inoltre, l'atmosfera dovrebbe proteggerci dai raggi cosmici e mantenere la temperatura stabile, un po' come una coperta che avvolge il mondo. Immagina un'aria limpida, dove durante il giorno un cielo blu ci conforta come a casa e di notte una coltre di gas preziosi intrappola il calore per non far gelare tutto. Poi c'è l'acqua, la linfa vitale. Un pianeta gemello avrebbe bisogno di oceani e laghi di acqua liquida, fiumi che scorrono attraverso valli e piogge che nutrono la terra. L'acqua è il solvente universale della vita come la conosciamo. Ogni cellula vivente sulla Terra ne è intrisa. Ma su questo nuovo mondo l'acqua potrebbe presentarsi in forme anche estreme. Immagina monsoni violenti ai tropici, oppure distese di ghiaccio perenne ai poli e foreste nebbiose all'equatore. La temperatura globale dovrebbe essere abbastanza mite da permettere all'acqua di rimanere liquida, almeno in parte del pianeta. Forse ci sarebbero stagioni simili alle nostre, con estati calde e inverni freddi, o forse il clima potrebbe oscillare in modi imprevedibili, regalando al nuovo pianeta tempeste spettacolari. Un altro fattore fondamentale è la gravità. Se questo pianeta fosse identico alla Terra, avrebbe una gravità quasi uguale, quella forza gentile ma costante che tiene i nostri piedi a terra. Ma basta una piccola differenza nelle dimensioni o nella densità del pianeta per cambiare tutto. Una gravità più forte renderebbe ogni passo più pesante, il cuore farebbe più fatica a pompare il sangue in piedi e gli alberi potrebbero crescere più bassi e tozzi per sostenere il proprio peso. Al contrario, una gravità leggermente inferiore ci farebbe sentire leggeri, i salti diventerebbero balzi da record e forse le piante si slancerebbero più in alto, con tronchi sottili sotto cieli dove volare è più facile. Il nostro corpo umano, abituato alla gravità terrestre, potrebbe adattarsi, ma dovrebbe affrontare sfide. Muscoli e ossa si rinforzerebbero o indebolirebbero a seconda del caso e perfino il modo di camminare e correre cambierebbe. Infine, la vita di un pianeta dipende strettamente dalla sua stella. Immaginiamo che questo mondo orbiti attorno a un sole simile al nostro. Avremmo giornate di luce dorata e notti punteggiate di stelle familiari. Ma se invece il pianeta simile alla Terra orbitasse intorno a una stella diversa? Una nana rossa, più piccola e fredda del nostro Sole, tingerebbe il cielo di sfumature rosse o arancioni. La luce sarebbe più fioca e rosata,
le piante potrebbero avere voluto foglie scure, quasi nere, per assorbire ogni goccia di energia luminosa. Le giornate su un pianeta del genere potrebbero essere stranamente lunghe, perché molti mondi attorno a nane rosse restano con una faccia sempre rivolta verso la stella e l'altra immersa in un eterno gelo notturno. In quel caso, la vita dovrebbe adattarsi a regioni intermedie, dove l'alba è perpetua e i tramonti infiniti, un eterno crepuscolo abitabile. La stella madre definisce il ritmo del tempo di quel mondo, i suoi anni, le sue stagioni, e scolpisce il carattere di ogni creatura che osi crescere sotto la sua luce. Ma la vita, si sa, è straordinariamente versatile. Sulla Terra, tutte le forme viventi condividono una base chimica, il carbonio. Questo elemento è il mattoncino fondamentale delle nostre cellule, capace di creare molecole complesse come il DNA. E se su un altro pianeta la vita avesse scelto diversamente? Potrebbe esistere una vita con una chimica diversa dalla nostra. Gli scienziati hanno spesso fantasticato su organismi basati sul silicio, un elemento che, come il carbonio, può formare lunghe catene molecolari. Immagina creature aliene con una pelle coriacea simile a vetro o cristallo, perché le loro cellule incorporano silicio e magari respirano composti che a noi risulterebbero tossici. Su un pianeta del genere, i laghi non sarebbero di acqua, ma forse di metano liquido o ammoniaca, solventi alternativi dove una biochimica esotica potrebbe emergere. Invece di foreste verdi, potremmo vedere distese di funghi giganteschi dal colore arancione bruciato o tappeti di licheni che brillano al buio con reazioni chimiche sconosciute. La vita basata sul silicio o su altri elementi sarebbe diversa in ogni aspetto. Potrebbe sopportare temperature letali per noi, muoversi lentamente come il formarsi di un cristallo e utilizzare minerali come nutrienti al posto del carbonio organico. Oltre alla composizione chimica, un mondo alieno potrebbe ospitare ambienti che sulla Terra esistono solo in fantasia. Pensiamo a un mondo come Titano, con oceani di metano sotto cieli arancioni. A meno 180 gradi Celsius, in quelle acque gelide, potrebbe esistere una forma di vita che usa il metano come liquido vitale, nuotando in mari di idrocarburi. Oppure immaginiamo un pianeta con un'atmosfera densissima di azoto che avvolge la superficie in un crepuscolo eterno. In un ambiente così fioco, le piante assorbirebbero i nutrienti direttamente dall'aria densa invece che dal suolo, e gli animali striscianti si affiderebbero all'olfatto più che alla vista. Ci potrebbero essere ecosistemi sotterranei, nascosti sotto croste di ghiaccio o rocce, come in caverne calde alimentate da vulcani interni. Lì sotto, lontano da qualsiasi luce stellare, la vita vivrebbe di energia geotermica, batteri fluorescenti che tappezzano le pareti di immense grotte e predatori ciechi che cacciano guidati dal calore. Su un pianeta simile alla Terra, ma con peculiarità così estreme, la natura avrebbe scritto un libro diverso di evoluzione, creando esseri che sfidano la nostra immaginazione. Se la vita riesce a mettere radici su un pianeta alieno, come sarebbero le piante e gli animali in quel luogo lontano? Proviamo a immaginare la flora aliena che ondeggia sotto un cielo straniero. Su un pianeta con gravità superiore,
La natura cambierebbe ritmo, le piante crescerebbero più lentamente e punterebbero su forme compatte, con rami più corti e radici più profonde, perché ogni centimetro verso l'alto richiederebbe più energia e aumenterebbe il rischio di cedere. La luce della stella, diversa per colore e intensità, colorerebbe le foglie di tinte inattese. Sotto un sole rossastro potremmo trovare foreste nere o viola scuro, capaci di assorbire ogni fotone. Sotto una stella più brillante della nostra, le piante potrebbero sviluppare strati riflettenti, lucidi come specchi, per non bruciarsi. Molte piante resterebbero chiuse a riccio durante tempeste di radiazioni solari, aprendosi solo quando l'aria torna calma. E la fauna? Gli animali di un pianeta gemello della Terra potrebbero presentare tratti familiari, ma anche incredibilmente bizzarri. In un mondo con atmosfera densa e gravità minore, potrebbero esistere creature che planano nell'aria come enormi meduse fluttuanti, sfruttando correnti dolci per spostarsi tra le foreste. Su un pianeta con gravità alta, invece, la fauna sarebbe probabilmente tozza e possente. Esseri quadrupedi con arti robusti e muscoli d'acciaio per sollevare il proprio corpo, forse con corazze naturali per proteggersi dalle cadute pesanti. Potremmo incontrare animali con 6 o 8 arti, se ciò desse loro più stabilità su terreni difficili, o magari creature simili a rettili che strisciano aderenti al suolo per contrastare la gravità. Il sistema respiratorio di queste creature potrebbe essere adattato ai gas locali. Se l'atmosfera ha meno ossigeno, gli animali potrebbero avere polmoni più grandi o più cuori per pompare il sangue ricco di ossigeno. Se l'aria è densa di anidride carbonica, potrebbero esistere organismi simbiotici con alghe interne che purificano i gas come fanno i coralli sulla Terra. Ogni nicchia ecologica darebbe vita a soluzioni evolutive uniche. Predatori notturni con sensi sviluppatissimi per cacciare nel buio perenne di un emisfero senza sole e scavatori instancabili che costruiscono tunnel rifugio per sfuggire al caldo torrido del mezzogiorno alieno. E se fossimo noi esseri umani a stabilirci su questo nuovo pianeta? Come cambierebbero i nostri corpi dopo generazioni vissute lontano dalla Terra? Su un mondo con gravità diversa, i nostri figli e nipoti potrebbero non essere esattamente come noi. In una gravità più forte potrebbero nascere più bassi e robusti, con ossa più dense per reggere il peso e cuori potenti come pompe instancabili. Al contrario, in un ambiente a bassa gravità, le persone potrebbero diventare più alte e slanciate, ma dovrebbero lottare per mantenere muscoli forti. Forse svilupperebbero una diversa postura perché il corpo non ha bisogno di contrastare tanto peso. Anche il colore della pelle potrebbe adattarsi alla nuova luce del sole. Sotto un sole che emette più radiazioni ultraviolette, la pigmentazione umana diventerebbe più scura per protezione, mentre con una stella più gentile potremmo vedere incarnati più chiari. In poche generazioni, gli esseri umani su un altro pianeta inizierebbero forse a divergere leggermente dai terrestri, in un nuovo ramo della famiglia umana, forgiato da cieli e terre lontane. Oltre alle trasformazioni biologiche, dovremmo immaginare come una civiltà umana prospererebbe su un pianeta nuovo.
Le nostre città non potrebbero essere copie esatte di quelle terrestri. L'architettura e la tecnologia dovrebbero rispettare le leggi di quella natura aliena. In una gravità superiore, gli edifici avrebbero basi più larghe e strutture più basse per non collassare sotto il proprio peso. I materiali da costruzione dovrebbero essere ultra resistenti. In una gravità minore, invece, potremmo osare con torri sottili che sfiorano le nuvole e grandi cupole potrebbero sorreggersi con facilità, creando serre e ambienti controllati per coltivare il cibo terrestre su suolo alieno. L'atmosfera detterebbe anch'essa regole. Se l'aria è respirabile ma leggermente diversa, potremmo aver bisogno di filtri nelle case per rimuovere tracce di gas indesiderati. Se la pressione atmosferica fosse più alta, le porte sarebbero spesse e i vetri piccoli per contenere la forza dell'aria, mentre con un'aria più sottile le città sorgerebbero magari in valli profonde, dove l'atmosfera si accumula e offre più ossigeno. Immaginiamo metropoli su un nuovo pianeta, strade coperte per proteggersi da un sole troppo aggressivo a mezzogiorno. La tecnologia si adatterebbe di conseguenza. Veicoli progettati per muoversi su terreni diversi, magari cuscini d'aria se il suolo è fragile o esoscheletri per i lavoratori in alta gravità. Ogni aspetto della vita quotidiana sarebbe ripensato per armonizzarsi con il carattere di quel mondo. L'ambiente alieno influenzerebbe non solo la nostra ingegneria, ma anche la cultura e la società. Su un pianeta con 2 lune giganti che illuminano le notti, forse nascerebbero nuovi miti e leggende su quelle divinità gemelle del cielo. Una comunità isolata sotto cieli sconosciuti potrebbe sviluppare un forte senso di unità e di rispetto per la natura, sapendo di essere ospite in un ecosistema non terrestre. Le festività potrebbero seguire il ritmo delle stagioni aliene o eventi celesti peculiari di quel sistema. Anche la religione potrebbe assumere sfumature diverse. Vedere quotidianamente un altro pianeta gigante all'orizzonte o anelli luminosi intorno al cielo potrebbe generare nuovi simbolismi e domande sul nostro posto nell'universo. E poi ci sono le risorse naturali e l'energia. Un pianeta simile alla Terra potrebbe offrirci legno, acqua e minerali noti, ma anche materiali sconosciuti dai quali trarre nuove fonti di energia. Forse scopriremmo cristalli capaci di immagazzinare il calore del Sole e rilasciarlo lentamente durante la notte, rivoluzionando le nostre batterie, oppure geyser geotermici tanto potenti da alimentare intere città con il vapore. Se il sole locale fosse generoso, ogni tetto brillerebbe di pannelli solari adattati allo spettro di quella stella. La società umana su un altro pianeta sarebbe il risultato dell'incontro tra la nostra inventiva e le sfide poste da un mondo sconosciuto. Saremmo gli stessi di sempre, eppure trasformati dall'avventura di vivere sotto un altro cielo. Ma un pianeta veramente identico alla Terra esiste già là fuori. Gli astronomi continuano a scandagliare il cosmo in cerca di questo gemello perfetto. Finora abbiamo individuato pianeti intriganti. C'è Kepler 452b, chiamato il cugino della Terra, un mondo un po' più grande del nostro che orbita attorno a una stella simile al Sole.
Oppure Proxima Centauri B, il pianeta più vicino fuori dal Sistema Solare, in orbita nella zona abitabile della sua piccola stella rossa a soli 4,2 anni luce da noi. Questi mondi lontani alimentano la nostra speranza che una seconda Terra non sia solo fantasia. I telescopi spaziali, come il James Webb, stanno già scrutando le loro atmosfere in cerca di indizi, un soffio di ossigeno, tracce di vapore acqueo o strane combinazioni chimiche che potrebbero rivelare la presenza di vita. Ogni nuovo dato ci avvicina a rispondere alla domanda se siamo soli nell'universo o se, su qualche pianeta simile al nostro, la vita abbia già trovato la sua strada. Scoprire un pianeta gemello è solo il primo passo, poi bisogna andarci. Le distanze tra le stelle sono immense. Il nostro candidato più vicino, Proxima B, ci sembra a portata di mano in termini cosmici, ma con la tecnologia attuale servirebbero decine di migliaia di anni per farci arrivare degli esseri umani. Tuttavia, l'umanità non smette di sognare nuove strade nel buio interstellare. In un futuro più lontano, chissà, potremmo sviluppare motori a fusione nucleare o addirittura il mitico motore a curvatura della fantascienza per attraversare anni luce, come fossero chilometri. Sarebbe un'impresa colossale. Navi generazionali in cui intere famiglie vivono e muoiono durante il viaggio, oppure astronauti addormentati in sonno criogenico per risvegliarsi in un nuovo cielo. Le sfide tecnologiche sono enormi, ma la storia dell'uomo è fatta di orizzonti conquistati uno dopo l'altro. Dall'invenzione della ruota al primo passo sulla Luna, ogni traguardo impossibile è diventato realtà con tempo e determinazione. Raggiungere una nuova Terra sarebbe il viaggio più epico mai intrapreso, una prova della nostra capacità di perseverare e innovare. Ora rimane una domanda, forse la più importante, da porsi di fronte a questa visione di un altro mondo. Se un pianeta simile alla Terra esistesse davvero e fosse alla nostra portata, ci trasferiremmo davvero, lasciando il nostro pianeta nativo, la culla di tutta la nostra storia, per ricominciare sotto un altro cielo? La risposta non è semplice. Da un lato, l'idea di una seconda patria tra le stelle accende l'entusiasmo e la speranza. Soprattutto se la Terra dovesse un giorno non poter più sostenere l'umanità a causa di cataclismi o dei nostri stessi errori. Dall'altro lato, lasciare la Terra significherebbe separarsi dalle nostre radici profonde. I nostri paesaggi, la nostra cultura millenaria legata a questo cielo e a queste costellazioni, tutto ciò che ci ha reso quelli che siamo. Forse inizialmente sarebbero pochi coraggiosi pionieri a tentare la sorte, esploratori moderni in cerca di un nuovo inizio. Con il tempo, se quel pianeta gemello si rivelasse accogliente, altri li seguirebbero, fondando colonie e portando con sé un pezzo della terra nei loro cuori. E mentre le prime luci di una città umana brillerebbero su un suolo alieno, l'umanità capirà di aver compiuto un passo storico. Non saremo più una specie legata a un solo mondo.
Un astronauta sul nuovo pianeta guarda verso un cielo dove, debolissima, brilla la nostra stella, il Sole ormai lontano. Un piccolo punto azzurro potrebbe essere la Terra all'orizzonte stellato. In quel momento capiremmo quanto è prezioso il nostro pianeta e allo stesso tempo quanto è infinito il nostro desiderio di esplorare.